Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dubine, Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Craft SPA, sede legale. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Dubine? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Dubine durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Dubine? Dubine è un farmaco a base del principio attivo zenoxacina, appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico altri antibiotici per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Craft SPA, sede legale. Dubine può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dubine 10 mg/g crema, 1 tubo in alluminio da 10 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ferrer International SA. Concessionario: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Craft SPA, sede legale. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: ozenoxacina. Gruppo terapeutico: antibatterici. Forma farmaceutica: crema. Indicazioni: Dubine è indicato per il trattamento a breve termine dell'impetigine non bullosa negli adulti, negli adolescenti, nei bambini e nei neonati dai 6 mesi in su. Vedere paragrafi 4 e 5, 1. Prestare particolare attenzione alla guida ufficiale sull'uso appropriato dei medicinali antibatterici. Posologia: adulti, adolescenti, bambini e neonati dai 6 mesi in su. Deve essere applicato uno strato sottile di crema sulle aree interessate 2 volte al giorno per 5 giorni. L'area trattata può essere coperta con una garza o un bendaggio sterile, se lo si desidera. I pazienti che non mostrano una risposta clinica entro 3 giorni devono essere sottoposti ad una nuova valutazione e deve essere considerata una terapia alternativa. Popolazioni speciali: anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento posologico. Danno renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento posologico. Vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento posologico. Vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di ozenoxacina 10 mg/g crema nei bambini di età inferiore a 6 mesi non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono descritti ai paragrafi 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta nessuna raccomandazione sulla posologia. Modo di somministrazione: ozenoxacina solo per uso cutaneo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si raccomanda di non usare ozenoxacina per il trattamento dell'impetigine bollosa, vedere paragrafo 5, 1. La sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite nelle seguenti condizioni. Impetigine bollosa. Lesioni da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'effetto di un'applicazione concomitante di ozenoxacina e di altri medicinali per uso topico sulla stessa area cutanea non è stato studiato e pertanto l'impiego non è raccomandato. Nei microsomi epatici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dubine durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dubine durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati relativi all'uso di ozenoxacina in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva a seguito dell'esposizione orale, vedere paragrafo 5, 3. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dubine non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici in cui ozenoxacina crema è stata applicata a 559 pazienti con infezioni superficiali della cute, la reazione avversa più comunemente riportata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Ogni segno o sintomo di sovradosaggio, sia topico sia per ingestione accidentale, deve essere trattato a livello sintomatico. Non sono noti antidoti specifici.
Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico, antibiotici per uso topico. Codice ATC. D06X14. Meccanismo d'azione. Ozenoxacina ha un chinolone non fluorurato che esercita una doppia attività inibitoria contro. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Non sono stati osservati livelli di esposizione sistemica rilevabili in volontari sani adulti e in pazienti adulti affetti da impetigine a seguito dell'applicazione topica ripetuta di ozenoxacina 10 mg/g. Dati preclinici di sicurezza. Studi con dosi ripetute. Somministrata a livello topico, ozenoxacina è stata ben tollerata. I livelli plasmatici di ozenoxacina dopo una singola somministrazione cutanea erano al di sotto dell'OC, mentre, elenco degli eccipienti: macrogol stearato, glicol etilenico monopalmito stearato, macrogol gliceri oleici, octildodecanolo, alcol stearilico, glicole propilenico, acido benzoico, e 210. Acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.